Ciao e benvenuti sul mio canale. La scorsa settimana mi è arrivata un'email da parte di un iscritto al canale dove mi veniva fatta una richiesta d'aiuto. La prima raccomandazione che voglio farvi è che se avete dubbi o domande non mandate mail ma scrivetele nei commenti. Questo non perché io non voglia rispondere alle vostre mail, ma perché comunque lasciando il tutto scritto nei commenti, quindi le vostre domande e le mie risposte, per chi dovesse in futuro guardare i video e avesse lo stesso dubbio può trovare molto facilmente la risposta direttamente nella sezione sotto il video. Nella mail che mi è stata mandata, appunto, questo ragazzo mi diceva che in camera ha una striscia da 10 metri e mi chiedeva appunto la possibilità di accenderla nei giorni lavorativi dalle 7 alle 7 e un quarto col 10% di luminosità, dalle 7 e un quarto alle 7 e mezza col 50%, dalle 7 e mezza alle 7:45 col 100% di luminosità e alle 7:45 spegnerla. Questo per i giorni della settimana. Mentre invece per il sabato e la domenica doveva avvenire la stessa cosa nelle medesime modalità, ma il tutto a partire dalle 9 fino alle 9:45. La risposta a questa domanda è sì, si può fare tramite lo schedulatore integrato nel software VLED nella sezione Time e Macros. In questo video infatti andremo a vedere appunto come impostarlo e come settarlo al meglio. Bene, ho parlato fin troppo, io vi auguro buona visione e vi lascio il video. Ciao e alla prossima! Come vi dicevo prima, andremo a vedere ora il caso nello specifico e con l'occasione andremo a vedere anche tutte quelle che sono le funzioni della pagina Time e Macros. Io mi trovo già all'interno del mio SP32, ho già installato il software VLED e sono nell'home page. Andiamo quindi su Config, Time e Macros e la prima cosa che andremo a fare è impostare l'ora corrente. Attualmente potete vedere qui l'ora è impostata a 00:14 del 1 gennaio 1970. Per avere l'ora corretta andiamo a spuntare Get Time from NTP Server. In questa casella potete specificare un server diverso oppure potete lasciare quello di default. Io vi consiglio di lasciare quello di default perché funziona abbastanza bene. Possiamo poi decidere se usare o meno il formato 24 ore, io lo lascio perché è molto comodo. Qui sotto dovremo andare a impostare il nostro fuso orario. Di solito di default è già selezionato quello corretto per l'Italia, quindi il GMT UTC. Nel caso non lo fosse lo andate a selezionare. Dopodiché il nostro fuso orario è 2 ore in più del meridiano di Greenwich, per cui dovremo andarle a indicare nell'offset. Come vedete però vi chiede di impostarlo in secondi, per cui 2 ore sono 7200 secondi. Fatto questo premiamo su Save. Ritorniamo in Time e Macros e andiamo a verificare che la data e l'orario siano corrette. La seconda cosa che andremo a fare per far funzionare nel miglior modo possibile il calendario integrato in VLED è andare a specificare la nostra località. Per fare questo avete due soluzioni: o cercate latitudine e longitudine del posto in cui vivete su Google, oppure in automatico potete andare a premere su Get Location, qui vi verrà mostrata la vostra latitudine e longitudine e poi premete in Set VLED. Bene, a questo punto abbiamo quindi impostato l'ora corrente, la data corrente e la nostra posizione geografica. Saltiamo per il momento la parte clock che andremo a vedere poi alla fine. In macro preset potete andare a stabilire con che preset si può accendere o spegnere Alexa. Oppure potete andare a stabilire con che preset attivare una volta che il countdown nella parte clock sia arrivato a 0, oppure potete andare a stabilire che preset attivare una volta che il timer che avete nella home page arriva a 0.
Questo timer, per farvi capire, è quello che andate ad attivare qua. Torniamo quindi a Time e Macros, scendiamo. Le azioni da associare ai vari pulsanti, bottoni, le avevamo già viste in un video precedente, anche di questo vi lascio il link qui in alto. E arriviamo alla parte che ci interessa di più, quindi la parte di gestione dei preset con il calendario integrato. Allora, il calendario come funziona? Innanzitutto possiamo abilitare o disabilitare le varie impostazioni che andremo a fare togliendo o aggiungendo la spunta. Possiamo scegliere un orario e un preset a cui attivarlo e far sì che questo si ripeta per tutti i giorni della settimana oppure giorni specifici, oppure da una data ad un'altra, oppure tutto l'anno. Però facciamo prima guardare un esempio così si chiarisce meglio. Prendiamo appunto il caso che mi era stato sottoposto. Quindi la richiesta che mi era stata fatta era la possibilità durante tutto l'anno di accendere per i giorni lavorativi tra la settimana alle ore 7 una striscia LED con un'intensità del 10%, alle 7:15 con un'intensità del 50%, alle 7:30 con un'intensità del 100%, dopodiché spegnerlo. Questo si deve ripetere per tutto l'anno e solo per i giorni lavorativi. Il sabato e la domenica deve avvenire la stessa cosa, ma invece che alle 7 di mattina deve essere alle 9 l'accensione col 10%, alle 9:15 l'accensione col 50%, alle 9:30 l'accensione al 100%, dopodiché spegnersi. Andiamo quindi a vedere come creare questo scenario nello specifico. La prima cosa che andiamo a fare appunto è andare a creare i nostri preset. Andiamo quindi a selezionare un colore, io nel mio caso metto blu. Andiamo a creare il primo preset, per cui abbiamo detto che la luminosità deve essere indicativamente al 10%, noi la mettiamo a 10 e creiamo il primo preset. Lo chiamiamo blu 10%. Dopodiché creiamo il secondo preset con la luminosità al 50 e lo chiamiamo blu 50%. Andiamo a creare quello con la luminosità al 100% e per ultimo andiamo a creare il preset spento, per cui spegniamo le nostre strisce, lo chiamiamo spento. Ok, torniamo quindi in Time e Macros. A questo punto scendiamo fino al nostro calendario, andiamo quindi a impostare il primo preset. La nostra striscia dalle 7 alle 7:15 dovrà avere una luminosità del 10%, per cui alle ore 7 e 0 minuti attiverai il preset 1 che è il 10%. Questo dovrà essere fatto tutto l'anno, per cui dal 1 di gennaio al 31 dicembre, escluso il sabato e la domenica. Bene, passiamo ora a impostare il preset numero 2, quindi come ci eravamo detti, alle ore 7:15 la striscia dovrà impostare la luminosità al 50%, per cui il preset numero 2. Dal 1 gennaio al 31 dicembre, escluso sabato e domenica. Impostiamo anche il preset numero 3, per cui alle ore 7:30 la striscia si accenderà col 100% di luminosità, per cui il preset numero 3. Tutti i giorni dell'anno, escluso sabato e domenica, e per finire alle ore 7:45 la striscia si spegnerà, quindi mettiamo il preset numero 4, anche qui tutti i giorni della settimana tranne sabato e domenica per tutti i giorni dell'anno. Andiamo ora a impostare quella che sarà la configurazione invece
dei sabati e delle domeniche, per cui facciamo la stessa identica cosa. Alle ore 9 si attiverà il preset 1. Questo stavolta spuntiamo tutti i giorni della settimana, lasciamo i sabati e le domeniche per tutti i giorni dell'anno. Stessa cosa, alle 9:15 si attiverà il preset numero 2. Spuntiamo ancora tutti i giorni della settimana lasciando i sabati e le domeniche. Alle 9:30 si attiverà il preset 3, che è il 100% di luminosità, sempre il sabato e la domenica tutti i giorni dell'anno, e alle ore 9:45 si spegnerà il tutto, quindi il preset numero 4, sabato e domenica tutti i giorni dell'anno. Fatto questo, premiamo su Save. Ora ritorniamo a Time e Macros. Tutte le nostre impostazioni sono salvate. Per capirci meglio possiamo premere sulla X. Questo non fa nient'altro che chiudere il calendario, quindi abbiamo qui tutte le nostre impostazioni e ho ora configurato lo scenario per fare esattamente quello che mi era stato richiesto. Riazzero il tutto e andiamo a vedere un ulteriore esempio per farvi capire ancora meglio. Andiamo a vedere ora un altro esempio. Ammettiamo di avere una striscia e io voglio che tutte le sere dell'anno si spenga alle 10 di sera, per cui andrò a impostare 22 col preset numero 4. Tutti i giorni della settimana per tutti i giorni dell'anno. Una volta stabilito l'orario di spegnimento andrò a personalizzare tutti i vari orari di accensione nelle date che mi interessano. Per cui ad esempio gli posso dire che che il giorno di San Valentino, che è il 14 febbraio, si accenda alle ore 17 nel colore rosso. In questo caso non ce l'ho, invento un preset a caso, metto il 21. Poi gli posso dire che per la festa della liberazione, che è il 25 aprile, si accenda alle 16 con il colore, invento 25. Dopodiché gli posso dire che nel periodo natalizio, quindi un periodo che andrà da il 24 dicembre fino al 28 dicembre, qui mancavano 2 giorni, si accenderà tutti i giorni, visto che dicembre viene buio presto, alle 14:30 con un effetto a mia scelta, lo invento il 32. Bene, in questo modo cosa ho fatto? Ho settato un preset di spegnimento che avviene tutti i giorni, per cui se io anche accendo la striscia in manuale e me la dimentico accesa, lui alle ore 10 in automatico me la spegne tutte le sere. Dopodiché in determinate date, che possono essere il giorno singolo, che possono essere un periodo di tempo, sono andato ad attivare dei preset diversi. Tutti questi, anche con orari di accensione diversi, verranno sempre spenti alle 10 di sera e fin qui tutto quadra. Il problema, tra virgolette, che poi non è un problema, nasce nel momento in cui io vado a impostare un preset all'interno di un periodo di tempo appartenente a un altro preset. Mi spiego meglio. Riazzero il tutto per comodità. Quindi ripartiamo, io gli dico che voglio spegnere le luci tutte le sere alle 10, quindi il preset 4, tutti i giorni della settimana per tutti i giorni dell'anno. Dopodiché gli vado a dire che tutti i giorni della settimana per tutti i giorni dell'anno alle ore 16 lui deve andare a accendere le luci col preset 25, quindi lui tutti i giorni dell'anno mi accenderà alle 4 di pomeriggio le luci col preset 25 e me le spegnerà alle 10 di sera. Se io ora vado a inserire un altro evento
Al di fuori di questo periodo di tempo, quindi dalle 4 alle 10, non succede niente. Se invece lo vado a inserire all'interno di questo periodo di tempo, uno dei due prevarrà sull'altro. Vi faccio vedere. Allora, prendiamo come esempio sempre il giorno di San Valentino. Se io il giorno di San Valentino, che è il 14, volessi accendere le mie luci alle 14 di pomeriggio, quindi alle 2, con un effetto, chiamiamolo 32, e spegnerle alle 23 di sera, quindi mettiamo l'effetto 4, cosa succederebbe? Succederebbe che il giorno di San Valentino alle ore 2 me lo accende con l'effetto 32, dopodiché una volta arrivati alle ore 16 passa l'effetto 25 e alle ore 22 mi spegne il tutto. Quindi in questo caso cosa dovete fare? Non potete lasciare la prima condizione che duri tutto l'anno, ma dovete fare arrivare la prima condizione fino al 13 di febbraio. Il 14, che è San Valentino, inserire la condizione per il giorno di San Valentino e dal 15 al 31 dicembre andare a ripetere la prima condizione. So che è complesso, ma spero di essermi spiegato bene. L'altra cosa invece che volevo farvi vedere è il discorso alba e tramonto. Noi all'inizio abbiamo inserito le nostre coordinate geografiche, questo perché? Perché siccome la Terra ruota, l'alba e il tramonto non cadono mai in orari prestabiliti, ma si spostano e cambiano col ruotare della Terra. In questo modo, per chi volesse attivare un determinato effetto al tramonto e spegnerlo all'alba perché torna la luce, basta solo che lo vada ad aggiungere in questa casella per l'alba e in questa casella per il tramonto. Dopodiché, leggendo un po' in giro, ho notato che in molti si lamentano che la misurazione dell'alba e del tramonto non è per niente precisa. Il consiglio che posso darvi io è andare a modificare questo offset, quindi se vedete che l'alba arriva un'ora prima, andate a cambiare questo offset, per cui è come se tirate indietro l'orologio e per cui cercate di riallinearlo in un qualche modo. L'ultima cosa che andremo a vedere, anche se io non ci trovo una gran utilità, è l'orologio. Per fare questo tolgo il mio faccione e andremo a vedere dal vivo sulla striscia di test. Bene, come potete vedere io ho già collegato la mia striscia LED di prova di 26 LED sul pin numero 2 e sono già andato a impostarla in LED Preferences. Quindi a questo punto andiamo su Time e Macros e andiamo ad attivare il nostro orologio. Mettiamo quindi la spunta su Analog Clock Overlay, ci chiederà da quanti LED è composta la nostra striscia, quindi nel mio caso è corretto, per cui dal LED 0 al LED 26 e il LED delle ore 12 lo andrò a posizionare a metà, per cui 13 LED. Premiamo su Save. Come potete vedere abbiamo il LED verde che ci segna le ore 12, abbiamo il LED blu che ci segna l'intervallo di 5 minuti e il LED rosso che si sposta a segnare i secondi. A questo punto ritorniamo su Time e Macros. Possiamo ulteriormente personalizzare il nostro orologio. Possiamo quindi andare a segnare tutti gli intervalli di 5 minuti. Faccio save per farvelo vedere. In teoria dovrebbero esserci 60 LED, per farlo ogni 5, qui lo riproporziona a una striscia lunga 26, per cui gli intervalli non sono di 5 ma sono di meno. Altra cosa che possiamo andare a mettere, spuntando Second as Trail, la striscia e lo scorrere dei secondi sarà continuo, per cui vedrete una striscia continua che si colora di rosso. In questo caso non lo fa sui segni dei 5 minuti che sono troppo vicini, guardate, per farvelo vedere meglio togliamo i 5 minuti e come potete vedere lo scorrere rosso dei secondi va a coprire lo sfondo giallo della striscia. Potete poi anche personalizzare se volete lo sfondo, quindi potete andare a mettere qualsiasi colore, rosso, viola, blu, verde. E per ultima cosa, spuntiamo i secondi,
potete metterlo in countdown mode, quindi qui possiamo andare a mettere una data che sarà il nostro target, per cui 2024, ne metto una a caso, 06 20 alle ore 16 30 minuti, imposto countdown mode e premo save. Ora praticamente man mano con i giorni, le ore, i minuti ci avviciniamo alla data che abbiamo impostato, quei 4 LED verdi accesi si spegneranno sempre di più fino ad arrivare al giorno preciso. Come vi accennavo all'inizio, non vedo una grande utilità per questo orologio, comunque chi volesse usarlo o provarlo lo può fare liberamente. Bene, con questo io penso di aver detto tutto. Spero di essermi spiegato, perché il discorso dell'impostazione del calendario di VLED non è complesso, ma è un po' complesso da spiegare. Come sempre, se il video dovesse esservi piaciuto, vi chiedo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale se già non lo siete. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!